In questi ultimi 2 anni io ho speso 1102,02 euro fra TubeBuddy, vidIQ e software minori per avere più visibilità su YouTube. Io ho lavorato nel marketing tanti anni, cioè sono soddisfatto dei soldi che ho speso? Oppure no? Allora, vediamo quanti soldi ho speso. Io ho speso TubeBuddy 778 euro, vidIQ 105 euro, anche perché ho fatto due licenze differenti, una Legend e l'altra la Pro, e poi vediamo il dettaglio. Keyword Everywhere 21,02 euro. E Blaster Online 198 euro, però la forma è diversa perché questo è un pagamento che vale per sempre e questi sono vari servizi, quindi Videly, Speechelo, poi ho preso Rankerizer, Captionizer, che fa tutta una serie di servizi che sono in comune con TubeBuddy e vidIQ. Ma forse qualcuno di questi software costa meno e fa le stesse cose. Ma vediamo innanzitutto le licenze, quanto ho pagato e perché ho scelto queste licenze. Partiamo da quello per cui ho speso più soldi, cioè TubeBuddy, 778 euro in 2 anni. Perché fare la licenza Star o Legend invece di quella gratuita? Nella licenza Star c'è la possibilità di fare bulk copy card, quindi di copiare le informazioni, bulk copy and screens, bulk copy description, eccetera. Quindi io nelle informazioni del mio video posso copiare per tutti i miei video, non so, gli end screen, le card, ma soprattutto la descrizione dentro al video. Se voi mettete link di affiliazione per guadagnare dei soldi nei vostri video, avete 300 video, vi cambia un link di affiliazione, diventate matti, veramente matti. Questa è una funzionalità molto bella di TubeBuddy. Non è così sicuro che funzioni sempre perché nel search and replace ovviamente ci sono delle difficoltà, basta una virgola spostata. We go heading forward. Tomorrow is a new day. Waiting for a long time. Lift your voice and say it. Hey, hey, hey. Oh, lift your voice and say it. We go heading forward. Tomorrow is a long time. I've been going back, digging through the stacks. Però questo è un motivo per fare la licenza Star. Invece la licenza Legend l'ho fatto perché c'è la possibilità di fare i test A/B e se voi avete un bellissimo video ma il thumbnail fa schifo e a voi magari piace e capite che fa schifo perché il click-through è basso, ne dovete provare finché ne trovate uno che fa un buon click-through, ma non solo. Dovete vedere dopo che avete fatto il video che è un buon click-through come thumbnail, se la gente entra e va via subito o entra e guarda il video, perché voi magari nel thumbnail fate un'immagine molto bella che attrae ma non spiega bene il video. Quando uno arriva e vede il video è deluso dal contenuto del video rispetto alla promessa del thumbnail. Quindi il motivo per fare la licenza Star sono le bulk action, il motivo per fare la licenza Legend sono i test A/B. Quindi vediamo invece perché di vidIQ io ho speso solo 105 euro. Tu non mi stai seguendo però. Ah.
Invece di VidIQ io ho speso solo 105 euro. Mi dà l'impressione che per chi non ha licenza di coaching, quindi di un contatto one to one, di una persona che ti aiuta, la licenza Pro a 7,50 dollari al mese già offre tante opzioni. Il bulk YouTube description con la licenza Pro 7,50 VidIQ già le fa. E la licenza Boost a 40 mi dà SEO Title Description Recommendation che non lo so, hai già tutti i tool che ti dicono i tag, le parole chiave, i volumi di ricerca, secondo me riesci a fartele da sole queste cose, no? Queste analisi. E è chiaro che un dedicated SEO Analytics Channel Wide Tags, i tags secondo me YouTube dice che sono quasi deprecati, quindi non li consiglio. Invece nel Boost Plus però si parla di 400 dollari al mese, abbiamo monthly coaching, quindi avete una persona che vi segue. A quel punto forse è meglio passare dalla Pro alla Boost Plus piuttosto che alla Boost normale che ti dà 2 keyword in più, channel wide, non lo so. Verifichiamo adesso la reale efficacia sul mio canale Marco Prova Tutto, l'effetto di aver usato TubeBuddy e VidIQ su alcuni di questi video. Ok? Mentre su altri non l'ho usato e vediamo la differenza. Il primo video, ok, è un video, questo canale è soprattutto video su rasoi elettrici e regolabarba. Le ottimizzazioni che sono state fatte sui tag, quindi è stata fatta un'analisi dei tag performance, potenzialità ed efficacia attuale e sono stati ottimizzati ed aggiunti. È stato fatto questo lavoro, tutti questi lavori sono stati fatti a marzo, all'inizio di marzo, al 1° e possiamo notare che fondamentalmente non c'è stato nessun aumento, o proprio nessuno, e anzi mi viene da dire quasi c'è stato un leggero calo, nel senso che i numeri che faceva prima poi non li ha fatti dopo, ma soprattutto questi video sono dei video stagionali che d'estate calano, ma aumentano verso dicembre e in questo caso non c'è stato. Anche per quanto riguarda il secondo video dei tag aggiunti in base ai volumi e alla potenzialità, su un video che aveva delle buone doti di retention, ma non era tanto sponsorizzato da YouTube. E anche qua addirittura vediamo un calo che arriva quasi alla 0 visibilità. Quindi dal 1° che più o meno siamo qua, arriviamo a dicembre di quest'anno, quasi nessuno ha guardato più questo video. Per questo video titolo, descrizione e tag, un'ottimizzazione abbastanza importante e quindi quello che viene chiamato in gergo tecnico del marketing un po' di keyword stuffing. Quindi aggiungere, usare tante keyword, per cui VidIQ e TubeBuddy ti dicono usa la stessa keyword, mantieni una coerenza fra titolo, descrizione e tag. Ripeti alcune keyword a tema, per esempio se in questo caso devi parlare di onde elettromagnetiche, puoi dire le onde elettromagnetiche fanno male, effetto delle onde elettromagnetiche, tester di onde elettromagnetiche. Così ho fatto sempre dal 1° e notiamo che anche questo è un video che faceva fatica, non ha ottenuto nessun miglioramento, ok? Anche in questa cosa qua c'è una calma piatta e che mi viene da dire, ma cavolo, ma se io spendo questi, vabbè in 2 anni ho speso tanto, 1000 euro fra TubeBuddy e VidIQ, per ottenere questo, ma ne vale la pena? Quante cose mi sarei potuto comprare con 1000 euro? E questo purtroppo era un video che andava molto bene e che ha mantenuto abbastanza visibilità, però rispetto a prima dove avevamo dei picchi di 100 visite al giorno, ma mettiamo anche una media più bassa di 50, 60, 45, questo Natale 16, 17, 24, 13, quindi un calo netto nelle visualizzazioni. E quindi mi viene da pensare, ma allora anche su un video che va bene è addirittura pericoloso e peggiora la visibilità di questi video, usare l'ottimizzazione di VidIQ o TubeBuddy? E adesso un video in cui ho fatto un'ottimizzazione dei tag utilizzando solo VidIQ, quindi vediamo l'effetto, anche in questo caso sempre il 1°, però anche in questo caso notiamo come non c'è stato nessun miglioramento, cioè veramente una calma piatta e inoltre viene a pensare che non è salito, cioè ha perso qualche cosina. E nella mia idea io se perdo dei giorni a fare delle ottimizzazioni SEO su YouTube, io voglio che poi il video vada meglio, non che faccia la calma piatta o vada peggio. Sempre utilizzando VidIQ, un lavoro fatto abbastanza importante, keywords in titolo e descrizione, più l'utilizzo dei tag, utilizzando i suggerimenti di VidIQ, un video che
non andava bene, quindi prima abbiamo visto dei video che andavano bene e avevano tanto traffico, in questo caso è l'obiettivo, facciamo andare bene un video che fa un po' fatica. Però anche qua quello che si nota è che niente, calma piatta e qualcosina, ma cioè stiamo parlando di 10-12. A me non va bene, a me va bene che parte lui 10-12, poi ti ottimizzo con VideoIQ, mi fa 100 visualizzazioni, non che ne fa 15, ne fa 3 in più. Quindi anche qua nessun effetto tangibile di sicuro. Nulla da far dire vale la pena spendere 1000 euro in 2 anni, non è neanche 10 euro al mese. Forse quel tempo lì, che fra l'altro ti costa del tempo ottimizzare questo video, è meglio se fai un video in più. Ma siccome il metodo scientifico che cosa prevede? Che se vuoi dimostrare che VideoIQ e TubeBuddy funzionano, li utilizzi su 5 video, ma altri 5 video non vengono modificati da VideoIQ e TubeBuddy, così se solo i video di VideoIQ e TubeBuddy salgono vuol dire che quello è efficace, se tutti salgono vuol dire che era la stagionalità, quindi le action cam quando è maggio, giugno, luglio è ovvio che le visualizzazioni salgono. Non è merito né di VideoIQ né di TubeBuddy, ma in questo caso purtroppo stiamo vedendo se VideoIQ e TubeBuddy peggiorano la visibilità dei video. Quindi andiamo a vedere un video su cui non sono stati applicati e vediamo come si è comportato. Prima abbiamo visto che c'è stato un calo in tutti i video che abbiamo visto trattati VideoIQ e TubeBuddy. Guarda qua. Io non ho utilizzato VideoIQ né TubeBuddy. Questo è un video senza l'utilizzo e rispetto a prima, dove i video che erano stati ottimizzati hanno peggiorato, lui è cresciuto arrivando a fare gli stessi numeri se non di più. C'è stato un giorno ha fatto 358 visualizzazioni quest'anno rispetto all'anno scorso che ne faceva di meno, perché ne faceva 223, quindi ha 100 visualizzazioni in più in un giorno senza essere stato ottimizzato. Vediamone altri. Anche in questo caso si nota una tendenza alla diminuzione, ma questo è stagionale, questi sono video di rasoi e ci sta, ma quello che mi interessa far notare, un video non trattato né con VideoIQ né con TubeBuddy, i numeri di questo Natale sono simili se non che superiori a quelli del Natale scorso, quindi anche qua meglio non utilizzare VideoIQ né TubeBuddy. Un altro caso, un rasoio, e anche qua un andamento in questo caso invece è molto costante, quindi quasi nessun cambiamento, però i numeri restano simili. Qua c'è un leggerissimo peggioramento, ma qua mi va bene, magari il tema inizia a diventare vecchio. Nei video che abbiamo visto prima, trattati e ottimizzati con VideoIQ e TubeBuddy, qua c'era la morte, la calma piatta, nessuna visualizzazione dopo aver speso 1000 euro in 2 anni, ma non penso di aver speso bene questi 1102,02 euro fra TubeBuddy e VideoIQ. E sinceramente non consiglio neanche a voi di fare lo stesso, ma soprattutto perché vi distraete dal fare video belli. Non sono soltanto 1102,02 euro, ma è l'illusione che concentrandomi su keyword e tag ottengo più visualizzazioni. No, non è vero. Devo migliorare i miei video, devo migliorare il tempo medio di visualizzazione. A quel punto, se una persona mi guarda un video per 8 minuti, quello è fatto bene. E a quel punto posso dire: come faccio a dargli più visibilità perché YouTube non mi fa uscire mai? Allora c'è un metodo di lavoro e ci sono dei tool che costano molto di meno e soprattutto magari dei tool che paghi una volta 30 euro e hai finito. A quel punto può aver senso spendere 30 euro per avere un tool per sempre che ti aiuta a fare una strutturazione e una presentazione del video a ciò che abbiano la massima visibilità. A quali sono questi tool? 21 euro di Keywords Everywhere, e ci sono degli altri tool. Answer the Public. Answer the Public, tu gli metti una ricerca, tipo qua ha messo la ricerca YouTube camera, ok? E lui mi dice che cosa vuol sapere la gente su questo tema. Tu gli scrivi un tema e così, per esempio, la gente dice quale camera usano gli YouTuber nel 2022, perché la devi aggiornare. Qual è la migliore per YouTube? YouTube Hidden, quindi quella nascosta. Qual è la più economica camera per YouTube? Qual è la migliore camera per YouTube? No? Quale tipo di camera gli YouTuber usano? Quindi questo avete un tool che per alcune ricerche al giorno è completamente gratuito, che vi spiega cosa vuole sapere la gente. Poi avete Keywords Everywhere 20 euro, ma un sacco di altre opzioni. Google Ads gratuito, create un account Google Ads, non spendete nessun soldo, avete comunque il Keyword Planner gratuito, Keyword Sheeter, che mettete la stessa ricerca, vi dà in ordine, in tabella,
tutte le possibili variazioni di questa ricerca, quindi vedete tutti i temi che volete. Poi è chiaro che dovrete andare a strutturare il video in capitoli, ogni capitolo risponde a una domanda e lo presentate bene a YouTube, ma con queste informazioni e per esempio con 21 euro di keyword revenue in 2 anni avete dei dati molto specifici, oppure 0 di Google Ads, e sapete anche quale keyword e quale tag, se proprio avete bisogno, ma i tag secondo me vanno messi per dire fate un video su una camera, no? Il tag non deve essere la camera tipo DJI Osmo Pocket, perché quello l'avete già scritto nel titolo e nella descrizione, quindi è tutto inutile. Nella descrizione del titolo ci saranno le chiavi DJI Osmo Pocket, DJI Osmo Pocket 1, ma una chiave di lettura potrà essere appunto qual è la camera facile, noi non l'avete scritto nel titolo, però chi cerca su YouTube a quel punto, vedendo il vostro video, potrebbe essere interessato anche se non sta cercando DJI Osmo Pocket, lui sta cercando un altro tema, allora quello sì ha senso secondo me. Ci sono dei sistemi gratis e non in abbonamento, soprattutto che non vi fa spendere dopo 2 anni 778 euro, vi danno le stesse informazioni, quindi secondo me è meglio non buttare via quei soldi. WordSim, Blaster Suite, Keyword CAD. Videly secondo me è un tool molto interessante per raccogliere tutte le informazioni online da varie fonti, incluso Google Trends. E siccome io sono un marchettaro malato, li ho provati tutti, gli altri tool se vi interessa ve li spiego, ma scrivetemelo nei commenti, lasciatemi like, vedo questo video ottiene 200 like e vedo che c'è molto interesse, no? Quindi lasciatemi un like e scrivetemelo nei commenti, vediamo appunto come marchettaro, io li ho provati tutti. Ho buttato via un sacco di tempo, però almeno sarà servito a qualcosa, vi spiego quali sono i tool gratis e come funzionano e come strutturare i video partendo da quelle informazioni. E spero che questo video sia stato utile, sono le 21:46, ho iniziato ieri con queste camerine che ognuna da fuori di matto, le prove dei microfoni, è veramente un casino, guardate le prove specifiche, questo sistema che slida per dare un po' di più di dinamismo, piuttosto che i microfoni, stavo cercando dei microfoni tipo questo super facili da utilizzare che non diano problemi quando registri, tu devi fare via, avvio e poi non mi preoccupo più che funziona o non funziona. Guarda che bello, questo c'è anche il telecomandino. Noemi mi dice che è molto superiore a Instamic, ma io trovo che il Sony suoni bene. Io purtroppo sono audioleso. Mi dite voi, mi date un feedback su come si sente il Sony? Guardate la puntata apposita. DJI Osmo Pocket 1 non va bene per i face tracking. Molto meglio Hoem iSteady V2 se trovate un telefono che non si surriscalda. Mio, pur essendo così erratico come funzionamento, per cui io l'ho impostato che facesse un certo movimento, non riesco a parlare, sono stanchissimo, però devo dire ha continuato a funzionare fino adesso e fra l'altro me lo sono dimenticato, sono andato anche a cena, ho iniziato a registrare tipo alle 4 oggi, sono le 10 meno 5, è andata avanti, quindi batterie lode. Va bene, ci vediamo alla prossima.